Ciao ragazzi, oggi voglio dedicarmi a un nuovo progetto che riguarda questo volante che mi accompagna da un sacco di tempo. Essendo appassionato anche di motori, quindi anche di giochi di simulazione, di guida, l'avevo comprato parecchi anni fa perché effettivamente se conoscete questo settore, questo è il Logitech Driving Force Pro. Era venduto come volante della PlayStation dedicato a Gran Turismo, però si poteva usare anche su PC tranquillamente. La sua particolarità è che è stato uno dei primi, se non sbaglio, ad avere lo sterzo a 900 gradi, cioè si può bloccare o sbloccare completamente per utilizzarlo come si vuole, force feedback, tutto quanto. Non ha il pedale della frizione e ha dietro il cambio sia pad che a manovella, quindi comunque sia non era male. Io già all'epoca l'avevo preso addirittura su eBay americano per risparmiare, perché quando è uscito comunque non costava a livello dei volanti professionali di adesso, volanti simulativi, ma era comunque buono, era uno dei migliori quando è uscito. Poi subito dopo la Logitech ne ha fatti altri, sempre più belli, sempre più. Vorrei cambiarlo con un altro, penso che prenderò il Trustmaster TMX con la pedaliera a tre pedali, il cambio e tutto il resto, ma lo farò più avanti prossimamente. Prima di far questo volevo provare a modificarlo un attimo con qualche accessorio, con un basso budget, cioè già perché questo volante usato costa comunque molto poco, credo che lo trovate sotto i 50 euro, però vi assicuro che comunque se non mirate a livelli di simulazioni incredibili non è male, se l'ho trovato usato può andare bene, però visto che già ce l'ho, ho pensato nel frattempo provo a fargli delle modifiche, cambiando il volante, mettendo un volante vero sportivo. Cercherò di mantenere i pulsanti anche se non so se sarà semplice farlo e il cambio dietro, ma credo che principalmente mi concentrerò sul cambio del volante e sul miglioramento del pad, mantenendo sempre il sequenziale del cambio manuale così. E poi rifaccio la pedaliera. Cercherò di farla al contrario, nel senso come fosse un'auto sportiva, come alcune pedaliere aggiuntive di alcuni volanti simulativi un po' più seri, non così, ma in verticale, diciamo, ribaltando tutto quanto. Cercando comunque di mantenere un budget basso perché alla fine è un volante che costa poco e nel momento in cui cambierò almeno lo avrò sfruttato al massimo, diciamo. Allora partiamo con la trasformazione.
Faccio il punto della situazione. Allora, ho smontato il volante, che è abbastanza semplice, vedete, è quello ancora con la ghiera, non c'è la cinghia, non c'è nulla. Io per comodità ho segnato dov'è il punto preciso in mezzo. Nel dubbio l'ho attaccato un attimo al computer, così l'ha regolato preciso, e almeno so che quello è il centro. Dopodiché ho smontato anche il volante, tutto quanto assieme, per riuscire a vedere un attimo i circuiti come sono fatti, visto che questi sono i due pad dietro posteriori. Devo capire se recuperare anche i LED in qualche modo. E ho tolto il cambio, che essenzialmente è questo, che poi si monta su questo qui, che è questo qua effettivamente il cambio. In poche parole funziona così. Si mette sopra in questo modo. Se si vede. Quindi questo lo farò esterno. Ora qui cercherò di tagliarlo in qualche modo, farò una cassettina con questo qui e cercherò di fare un collegamento in questo punto preciso, in modo da fare che ne so, magari un attacco in qualche modo, e rendere il cambio, probabilmente allungandogli il filo e renderlo settabile separato, diciamo. Questi sono 3 cavetti, sono cavetti tutti molto piccoli, quindi cercherò di slivarli anche. Poi cosa ho fatto? Ho comprato questo che era un piedino semplicissimo, qua poi si attaccava così e qua c'era il piedino sotto. Io l'ho tagliato e ho fatto questo lavoro, non so se si vede, col Dremel, perché in questo modo vado ad incastrarlo qua, così. Adesso devo ancora fissarlo, perché così ho sia il buco centrale dove far passare il cavo e sia 4 fori dove poi posso collegare il volante. Io per fissarlo pensavo di fare 4 buchi anche qui e usare i rivetti, in modo che lo fisso e almeno 4 punti di ancoraggio. Dopodiché metterò il volante, che è questo, che è tecnicamente Momo, ma non so se l'ho preso su eBay, non so se è realmente così, ma molto leggero, molto pratico. Vedete come cambierà completamente. E ovviamente non c'era più spazio poi per mettere il cambio, per usare il cambio dietro, perché diventa inutilizzabile. Messo così, vedete che è praticamente dietro il volante. Poi, per coprire questa cosa qui insieme al resto, ho deciso di usare questo, che l'avevo preso come copricavi. In realtà questo si taglia quanto si vuole e probabilmente lo farò il giusto e glielo avvolgo intorno, sperando che si riesca a fare. Mi sa che è un po' corto, però vabbè, ma stiamo lo tendo un po'. Mentre per il cambio ho preso questa qua, che andrà poi su questa, la tolgo e verrà poi, mi prende che è piena di grasso, così, da mettere a parte. E questo a step, ma prima di tutto finisco il volante, poi mi dedico al cambio e poi farò la pedaliera, che mi sa che è la parte più complicata. Ho comprato anche questo cavo molto fine per fare i collegamenti. Sto cercando comunque di rimanere in un budget basso, quindi in realtà non ho speso molto per fare queste cose. Comunque poi vi scrivo tutti i vari prezzi. Adesso quindi mi dedico a questo attacco.